Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di luglio 2025. Abbiamo la carta della luna, amici della Vergine. Di solito quando c'è la carta della luna si parla di un periodo di nostalgia, un periodo dove riaffiorano ricordi dal passato e potrebbero anche essere delle paure per qualcuno. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate anche il mio numero di telefono nella sezione dei contatti e sempre in descrizione ci sono anche i link per i 2 videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo con un bel 10 di coppe, ragazzi. Tre di bastoni, asso di pentacoli, cavaliere di coppe e giudizio, abbiamo un 4 di coppe, abbiamo la regina di spade e un 4 di bastoni. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'energia generale del mese, dopodiché andrò a fare i vari esempi per i single, per chi è in relazione, per chi è in una relazione difficile, extra, separazione e via dicendo. Allora, partiamo da questo 10 di coppe che direi che è una carta molto 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 positiva per iniziare, c'è come una sorta di compimento o di, come vi posso dire, sì, di completamento anche. 9 di bastoni, come se qualcuno stesse proteggendo la propria situazione, la propria gioia, i propri risultati per qualcuno. Eremita e 8 di spade. Ho come la sensazione che qualcuno di voi potrebbe pensare che il fatto di essere solo allora, se siete single, il fatto di essere solo è una cosa da proteggere, cioè nel senso è come se proteggeste la vostra indipendenza, la vostra autonomia. Diversamente, se siete in coppia, io ho come la sensazione che potreste sentirvi soli all'interno della coppia. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Ruota della fortuna e 2 di bastoni. Pare che qualche cosa possa cambiare o comunque ci sono le basi, se vogliamo, per poter cambiare qualcosa, per poter cambiare questa situazione
che comunque con il 9 di bastoni e l'8 di spade è un po' bloccata, mettiamola così, ma è bloccata a causa vostra. Cioè, il 9 di bastoni è una carta di autoprotezione, mentre l'8 di spade è una carta di autosabotaggio, come se pensaste che non potete comportarvi in altro modo se non quello che state usando, se non nel modo in cui vi state comportando per proteggere, ripeto, può essere la vostra felicità, la vostra situazione attuale, la vostra indipendenza, la vostra autonomia, però è qui è come se si aprissero poi varie possibilità, si aprono delle strade con questa ruota della fortuna. E poi infatti avete anche l'asso di denari, che è come l'inizio di un qualche cosa di concreto. Andiamo a vederlo. Abbiamo un 9 di spade, il sole e un re di coppe. Datemi una carta per il 9 di spade. 10 di pentacoli. Guardate, secondo me qualche cosa di bello, di nuovo inizia, sia che siete in coppia, sia che siate single. Dire in coppia, sia che abbiate una relazione, io per relazione intendo due persone anche solo che si pensano, hanno come una relazione energetica, però qui essendoci un asso di pentacoli io lo vedo qualche cosa di più concreto, Difatti abbiamo anche un cavaliere di coppe, quindi andiamo a vedere che offerta potrebbe arrivare, regina di spade e asso di denari. Io credo che qui qualcuno potrebbe farvi un'offerta di tipo concreto per iniziare qualcosa di concreto. Se siete in una relazione da tanto tempo, potrebbe anche essere un nuovo inizio all'interno della relazione. Potrebbe essere la proposta a mettere su famiglia, per esempio. Andiamo a vedere il giudizio. Stella, 8 di bastoni e fante di coppe. Datemi una carta per il fante. È come se ci fosse una sorta di presa di consapevolezza. 8 di coppe, 3 di pentacoli. È come se ci fosse una sorta di presa di consapevolezza della situazione, della relazione. Mi verrebbe quasi dire che qualcuno, ragazzi, avrebbe voglia di andarsene o di cercare qualche cosa di più elevato o magari anche solo impostare le cose in modo, diciamo, un po' più elevato. Sapete, è come se arrivasse una persona con la quale vi trovate bene, secondo me, c'è come un feeling di base, però è come se già sapeste che non è la persona giusta per voi. Perché la carta del giudizio è una carta che vede nel lungo periodo, vede il disegno più ampio. Però io credo che voi pensiate questo perché avete queste due carte iniziali. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Quattro di bastoni e temperanza, e che è come se qualcuno di voi sta talmente bene così com'è che qualsiasi altra cosa debba entrare nella vostra vita deve essere l'eccellenza, perché sennò è come se non vi stimolasse abbastanza. Andiamo a vedere la regina di spade. Re di spade e 7 di bastoni. La regina di spade ce l'avevate anche qui. Sento come se ci fossero delle regole da dover seguire, magari nella vostra testa, per riuscire a far sbocciare una situazione piuttosto che una relazione. Fate attenzione perché la carta di base è una luna, quindi ci potrebbero anche essere delle proiezioni da parte vostra su come deve andare una relazione, su cosa deve fare lui,
cosa deve fare lei. Andiamo a vedere il 4 di bastoni, 2 di spade, e 7 di pentacoli. È come se, ragazzi, durante il mese si muovessero cose, ma entro la fine del mese sento che tutto sommato finirete un po' come avete iniziato, che avete un 10 di coppe, non è che iniziate male e poi si finisce con un 4 di bastoni. Sono due carte bellissime, carte di stabilità, di gioia, di compimento, di felicità, di unione anche. Quindi è facile che ci sia come questa trasformazione durante il mese che poi in realtà vi dà solo maggiore stabilità, mettiamola così. Avete anche un 2 di spade al contrario, qui è come se ci fosse un'uscita dai dubbi, sì, un'uscita dai dubbi, un'uscita dal, dall'insicurezza, ragazzi. Allora, partiamo settore per settore, andiamo dai single. Per chi è single, devo dire che vi sento appunto abbastanza tranquilli all'inizio del mese, con voglia forse di conoscere gente, di uscire anche un po' da questo isolamento, mi viene da dire. Ed effettivamente qua ci sono parecchie opportunità per conoscere gente, per fare festa, per cambiare la vostra attuale situazione. E vi dico, potrebbero arrivare delle persone, anche più di una, ma ce n'è una soprattutto che diciamo si fa avanti e che parlando con questa persona è come se vi rendeste conto che le cose che volete voi non sono esattamente in linea con quelle che vuole questa persona. Vi dico, per qualcuno questa persona è un po' che la frequentate, un po' che la conoscete ed è come se a luglio ci fosse il terreno fertile per far crescere questa relazione. Però, ripeto, è come se voi voleste qualche cosa di più. Probabilmente per delle idee che avete vostre o un passato magari, un trascorso che avete, sento che è come se perché qui effettivamente c'è un cavaliere di coppe, quindi è come se una proposta, un qualche tipo di inizio, potrebbe anche proprio essere una dichiarazione, mettiamoci insieme, andiamo a, non so, in vacanza insieme, costruiamo qualcosa insieme. Però io ho la sensazione che, perché voi avete comunque l'eremita all'inizio, quindi avete una certa saggezza sulla quale fare leva, io sento che questa persona non vi soddisferà, no, soddisferà non è la parola giusta, non vi convincerà del tutto, come se pensaste che può esserci di meglio. Tutto sommato non sento che si troncherà la relazione, però è un po' come, ok, vediamo come va, ma non vi sento molto convinti. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora, qui devo dire che per molti potrebbe esserci come questa svolta nel iniziare qualche cosa insieme. Allora, per qualcuno si tratta di affittare casa insieme, per esempio, o comprare, nel senso andare a vivere insieme. Per qualcun altro si tratta del passo successivo e quindi di mettere su famiglia. Sento, ragazzi, che anche per voi le basi non vi convincono, cioè quello che c'è, quello che avete, quello che vi propongono, quello che si può fare con quello che avete, non vi convince al 100%, è come se voleste qualche cosa di più. Vi dico, avete due regine di spade, un re di spade. Avete solo questi, però comunque sono carte che mi parlano di regole, sono carte che mi parlano di cose che vanno fatte in un certo modo, mi dicono regale, quindi può essere che facciate parte di un certo, diciamo, di una certa classe sociale e quindi è come se foste stati educati in un certo modo e quindi anche la persona che avete di fronte volete
che si adegui, che si comporti in un certo modo. Magari non è una cosa che comunicate, o meglio, che avete comunicato fino ad adesso, ma sento che con quest'otto di bastoni potrebbe, potrebbe essere così. Vi faccio un esempio. Avete conosciuto una persona bellissima, un gentiluomo, parlo di uomini perché io sono donna. Poi conoscendo questa persona vi rendete conto che in realtà così elegante non è. Ed è come se vi scendesse un po' questa persona. Potreste rendervi conto che magari, non lo so, rutta a tavola o cose di questo genere che non sono proprio simpatiche. Ehm, E, quindi è come se rimaneste un pochettino lì, così, non vi convince del tutto la proposta che vi fa l'altra persona, perché secondo me siete convinti di poter avere di meglio, di poter osare di più, mi viene da dire. Fatemi sapere poi se vi risuona nei commenti, ragazzi. Per quello che riguarda le persone del terzo gruppo, quindi relazioni non ben definite, relazioni extraconiugali, relazioni andirivieni, devo dire che questo eremita all'inizio può rappresentare una solitudine che voi avvertite all'interno di questa relazione. Qualcuno di voi potrebbe anche essersi convinto che l'altra persona è l'anima gemella ed è come se vi rassegnaste a rimanere in quella situazione che non è malaccio, però non è quello che volete voi. E sento che anche questo mese è un po' come se abbassaste la testa e diceste, va bene, vediamo come va. Cioè, ho la sensazione che da un lato la vostra testa possa dirvi una cosa, mentre il cuore è come se dicesse un'altra cosa. La carta della luna è anche una carta di paure, e qui lo rivediamo con l'otto di bastoni. Potrebbe esserci come la ferita da rifiuto. Cioè, io credo che qualcuno di voi pensi che se non sottostà alle regole della persona di interesse, della persona in questione, potrebbe perderla e quindi rimanere solo. Però è anche vero che la relazione così com'è non è esattamente quello che volete voi o quello che avete sognato, insomma. Fatemi sapere, ragazzi, nei commenti. Andiamo a vedere qualche oracolo. Allora, luna nuova, carta numero 28. Che interessante, fa vedere una fatina che tipo semina. E qui, dov'è? Asso di pentacoli qua e asso di pentacoli qua, che sono proprio i semi che noi mettiamo, i semi che hanno possibilità di germogliare. E quindi questa carta vi dice di sfruttare l'energia della luna piena per mettere nuove, fresche intenzioni. La maschera. Qualcuno non vi sta dimostrando i suoi reali sentimenti. Oh, guardate ragazzi, è come se ci fosse qualcuno che vi nasconde qualcosa, o meglio detto, che si mette appunto una maschera. Tenete presente che parla anche di gaslighting, ve lo lascio qui così vedete come è scritto, lo cercate su YouTube, ma è una delle fasi del ciclo di abuso. Cercatelo su internet. Il gaslighting è quando cercano di cambiare la vostra percezione, cioè, faccio un esempio, succede qualcosa, voi dite, ma guarda che è successo così, 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 siete strasicuri perché c'eravate, lo avete visto, e la controparte dice no,
guarda che ti ricordi male, non è andata così, la tua testa è difettosa, guarda che è andata così, 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 e inseriscono una nuova storia, una nuova verità su come è andata la cosa. E ne sono talmente convinti che a un certo punto uno dubita della propria percezione, perché dice come io l'ho sentito, l'ho visto, ma l'altro mi dice di no, crea confusione mentale. È un po' quello che fanno i narcisisti. Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo. Tanti oracoli. Allora, il primo. Ok, qua parla di maggio e parla di uno spostamento. Potrebbe essere maggio dell'anno prossimo o per qualcuno potrebbe essere stato maggio passato. Poi abbiamo gestione amministrativa, il 15 del mese che viene. Possono esserci effettivamente dei temi con i soldi, ragazzi, perché ruota della fortuna, 2 volte l'asso di pentacoli, un 10 di pentacoli. Sì, potrebbero. E poi abbiamo hai ritardo, marzo. E anche qui devo dire che potrebbe essere stato già marzo di quest'anno oppure essere riferito a marzo dell'anno prossimo. Guardate, se noi le mettiamo così, come una storia. È come se il 15 del mese che viene potrebbero esserci delle questioni amministrative da dover sistemare, di cui doversi occupare, e marzo potrebbero essere questioni amministrative di marzo, però io ho come l'idea che questo potrebbe essere un periodo di preparazione a un possibile potenziale trasferimento di maggio dell'anno prossimo. Fatemi sapere se per caso lo state già pianificando, potete commentare, potete lasciare like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. C'è scritto tutto anche nella pagina web. E lo stesso tema, quindi le credenze limitanti, io le tratto nella sezione degli abbonati. Lì tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, insomma è abbastanza ampia come formazione. Se volete sapere un attimino i temi che vado trattando nel tempo, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, i titoli si vedono, sono pubblici, almeno vi fate un'idea. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!